Di speciale Tag Heuer ha che nell'orologeria sportiva di sicuro è uno dei marchi più apprezzati, più amati, con più storia, più iconici del panorama, molto amato dagli appassionati, se non altro per tutto ciò che rappresenta nel mondo delle corse, da quando cronometrava le Formula 1 e di cui abbiamo parlato anche in un video di qualche mese fa, che però ha anche a catalogo degli orologi che non sono sempre stati del tutto apprezzati, degli orologi sicuramente un po' particolari, nonostante incassino anche dei calibri di manifattura, quantomeno da ultimo recentemente, e che hanno alzato un po' il livello, l'asticella di Tag Heuer, ma che continua ad avere a catalogo degli orologi iconici ed amatissimi come per esempio il Monaco, l'Autavia, ma anche il Carrera, forse non proprio nell'edizione di cui parliamo in questo video che ci ha messo a disposizione Giulio Chiossone, che ringrazio come sempre, ma di sicuro un orologio di cui parlare. Lo facciamo però tra pochissimo, come sempre, dopo la sigla. Iniziamo. Tag Heuer non è sempre stata Tag Heuer. Come sicuramente saprete, la Maison svizzera nasce come Heuer e produce orologi sportivi, cronografi. Uno dei primi cronografi automatici, il Monaco, di cui abbiamo parlato anche in un precedente video, ed è famosissima per il suo fortissimo legame con il mondo delle corse, anche da un punto di vista cinematografico. Ricordiamo proprio il Monaco Heuer al polso di Steve McQueen nel famoso film Le Mans. Heuer all'epoca nel mondo delle corse era legata al nome di Siffert, il famoso pilota che praticamente utilizzava e vendeva addirittura all'interno dei team e tra i piloti i cronografi Heuer, ed è anche per questo che Steve McQueen nel film Le Mans indossa proprio un Heuer che sarebbe dovuto essere un Autavia in realtà e non il Monaco, ma questa è un'altra storia. Heuer diventa invece Tag Heuer negli anni 90, quando la Maison orologera viene acquistata invece da Tag, Technique d'Avant-Garde, che in realtà con gli orologi non aveva assolutamente nulla a che vedere, e infatti Technique d'Avant-Garde realizzava motori in particolare per la Formula 1 e per la McLaren, tant'è che Tag Heuer proprio negli anni 90 non soltanto era sponsor ufficiale di McLaren, ma forniva anche meccanici e piloti dei loro orologi, in particolare il Formula 1. Il Formula 1 in plastica, quello colorato di bianco e rosso per i meccanici, e il Formula 1 invece con un etal quarzo all'interno in acciaio sabbiato, di cui abbiamo anche parlato in un precedente video, invece ai piloti. Ayrton Senna, per esempio, che correva proprio in McLaren negli anni 90, era un appassionato di orologi ed amava indossare molto spesso alcuni Tag Heuer, tra cui il più famoso, ormai conosciuto insomma un po' dagli appassionati, come appunto il Tag Heuer Senna. E non è un caso che Tag Heuer abbia dedicato per esempio proprio ad Ayrton Senna tantissimi modelli, soprattutto alcuni più economici al quarzo, denominati appunto Formula 1 Senna, che peraltro trovo anche abbastanza peculiari e attraenti. Non ne ho mai avuto uno, ma devo essere sincero, ho spesso valutato di acquistarlo, anche perché sono sempre stato un amante dei motori ed ero appunto un tifoso proprio di Senna. Il Carrera è sempre stato uno dei cronografi di punta, forse il cronografo di punta della Tag Heuer moderna, tant'è che il Carrera non è mai stato declinato in alcuna versione Heritage denominata soltanto Heuer, come per esempio accade per alcuni cronografi a 3 lancette o per alcuni Monaco in edizione speciale, per esempio il calibro 12, poi chiamato dagli appassionati Steve McQueen. Abbiamo parlato anche di lui. Il Carrera è sempre stato il Tag Heuer moderno per eccellenza e ritengo anche a buona
buona ragione, perché effettivamente ha sempre incarnato un po' lo spirito moderno di Tag Heuer, che produce orologi estremamente sportivi, e le sue collaborazioni per esempio con Red Bull e gli eventi sportivi estremi organizzati dall'azienda vedono spesso Tag Heuer al polso per esempio degli atleti, ma anche al polso dei piloti, come per esempio per il team Red Bull. E proprio al polso dei piloti si è sempre visto un particolare Tag Heuer scheletrato come questo del video, anche se con dei colori diversi, perché naturalmente richiamavano il blu di Red Bull. Questo invece in particolare è il solito Carrera, se così possiamo dire, scheletrato con i colori classici nero e grigio dell'orologio, ma è un orologio molto sportivo. Per esempio è un 45 mm, così come Tag Heuer soprattutto con il Carrera ci ha spesso abituati, anche se veste in maniera molto più comoda e sembra più piccolo sul polso grazie alla sua forma e grazie anche alle sue anse che sono più corte del normale. Certo è che rimane un cronografo da 45 mm ed anche con uno spessore importante che al polso naturalmente si fa notare e può essere indossato, ritengo, soltanto in alcune condizioni specifiche con un particolare tipo di abbigliamento, insomma sportivo, non certamente per tutte le occasioni. È un orologio però che è molto particolare perché ha visto per esempio la sua evoluzione nel calibro, che in questo caso è di manifattura dopo una lunghissima produzione di Tag Heuer Carrera, ma anche di altri Tag Heuer con calibri invece di fornitura, in particolare normalmente per i cronografi dei Sellita con modulo cronografico de Bois de Prat, come è stato per esempio il Monaco fino all'introduzione del calibro di manifattura. Questo Tag Heuer Carrera non fa eccezione, infatti contiene al suo interno il calibro di manifattura Heuer, che porta naturalmente l'orologio su un livello completamente diverso, e questo grazie anche alla sua estremamente precisa e ben fatta lavorazione, rifinitura, così come la lunetta in ceramica a cui ormai molte maison ci hanno abituati anche sui cronografi, e in particolare con il suo quadrante scheletrato che lo rende un orologio unico nel suo genere. La particolarità indiscussa di questo Tag Heuer Carrera è indubbiamente il design, che è molto particolare soprattutto in questo modello scheletrato, che peraltro non è più in produzione, ma è anche un design che si fa notare, un design iconico, unico nel suo genere e al quale Tag Heuer ci ha abituati, ci ha tanto abituati, e gli appassionati sono così tanto legati alla particolare cassa di Tag Heuer che per esempio è stata omaggiata anche dai bellissimi cronografi del micro brand italiano HTD, Horological Tool Department, di cui abbiamo anche parlato qui su TOC in un video che vi linko. Insomma, un orologio di sicuro esclusivo, anche perché è difficile sicuramente da vedere al polso, un po' perché è molto difficile da portare, un po' perché naturalmente non può piacere a tutti a causa delle sue dimensioni e soprattutto a causa del suo quadrante scheletrato, che forse non perfettamente si abbina all'idea di cronografo sportivo, ma rimane pur sempre un cronografo iconico blasonato con un calibro di manifattura che si acquistava per poco più di 5.000 euro, e questo ritengo fosse un plus. Oggi Tag Heuer ha rivisto completamente il catalogo del Carrera, secondo me migliorandosi da un punto di vista di appeal per gli appassionati, ma credo, e rimane naturalmente un'opinione personale, che abbia anche un po' perso quella famosa iconicità che ha sempre invece contraddistinto proprio i cronografi Carrera di Tag Heuer. Ne vorrei parlare con voi nei commenti, vorrei sapere secondo voi perché il Tag Heuer Carrera non ha mai preso piede così tanto tra gli appassionati come invece meriterebbe. Ne parliamo assieme come al solito nei commenti, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questo video qui su TOC. Noi invece ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!